Certo, con le specie esotiche invasive è difficile liberarsi. Le eradicazioni riuscite si contano con le dita di una mano, forse. Sì, no, è assolutamente vero quello che dici. Quindi a maggior ragione noi dobbiamo trovare delle nuove tecnologie, quindi a partire dal rafforzamento dell'utilizzo delle tecniche del maschio sterile e soprattutto avanzare in termini pratici e applicativi sulla ipotesi di lavorare con i gene drives. Credo che questo sia veramente l'elemento fondamentale nelle prospettive di risoluzione di questo enorme, gravissimo problema. Allora, oggi ci troviamo a parlare delle specie esotiche. Purtroppo partiamo proprio da Castelporziano, perché Castelporziano è un'area protetta, un posto meraviglioso, ma anche a Castelporziano sono arrivate da molti anni e stanno continuamente arrivando un mucchio di specie esotiche invasive. Alcune di queste le stiamo vedendo in questi giorni, in questi ultimi mesi. Pensiamo al gambero rosso della Louisiana, un grosso crostaceo acquatico che sta devastando, letteralmente devastando la maggior parte degli ecosistemi acquatici dell'intera Italia centro-meridionale e ormai è arrivato alle porte di Castelporziano, è arrivato qui nei canali che collegano la riserva, quindi possiamo immaginare che in pochi mesi farà il suo ingresso, forse purtroppo anche alle piscine. È un animale che è in grado di distruggere qualsiasi invertebrato presente nelle acque ferme, nelle acque statiche, ma anche nei canali, nei ruscelli lenti. È veramente un disastro. E in parallelo, sempre recentemente, abbiamo visto l'ingresso, molto noto anche a livello della città di Roma e altrove, della cocciniglia tartaruga, un'altra specie nordamericana, più o meno viene sempre dalla stessa zona, quindi il sud-est degli Stati Uniti, che sta provocando in combinazione, in sinergia con un altro insetto, che invece questo è autoctono, il tomico, sta causando morie spaventose di pini domestici, quindi il pino da Pinoli per capirci, in mezzo Lazio costiero e all'interno pure della città di Roma. E possiamo citare anche qualche pianta, per esempio Carpobrotus, il cosiddetto ficco degli Ottentote, una specie succulenta d'origine sudafricana che colonizza diversi tipi di ambienti costieri, principalmente quelli sabbiosi. Carpobrotus è una specie molto invasiva, ma che per fortuna non costituisce un problema rilevante per Castelporziano, ma lo è in altre aree protette, sia in Italia come in altri paesi d'Europa e purtroppo non solo. Carpobrotus è stata inclusa nella lista delle specie più invasive al mondo. Certo. Ma cosa sono le specie esotiche? Le specie esotiche sono piante o animali che si trovano al di fuori del loro areale naturale di distribuzione per azione dell'uomo, volontaria o involontariamente. Ma non tutte le esotiche sono uguali, alcune, una piccola parte veramente, invece tende a riprodursi e a espandersi a grande velocità. Possono entrare anche in competizione, in conflitto con le specie native. Queste sono le esotiche invasive. Le esotiche invasive sono veramente o potenzialmente una minaccia non solo alla biodiversità, possono causare anche impatti sia economici e perfino sanitari. In Europa sono state rinvenute più di 12.000 specie esotiche, circa 6.000 piante e più di 3.000 specie animali, la maggior parte invertebrate. Ma il punto più importante è che la velocità di introduzione, il ritmo che arrivano si è moltiplicato negli ultimi anni e quindi se arrivano un maggior numero di specie esotiche abbiamo una maggior probabilità che qualcuna diventi invasiva.
Quello che dici è assolutamente vero, a maggior ragione negli insetti. Io sono un entomologo, quindi tocco con mano in continuazione questo incredibile aumento negli ultimi 10 anni, 15 anni. Insomma, qualche anno fa avevamo 2-3 specie di insetti che ogni anno che entravano, adesso ne entrano 10-12 in Italia, è un aumento veramente logaritmico, è impressionante. L'altro problema è che noi abbiamo delle strategie di controllo, delle armi per combattere queste specie invasive che non sono un granché oggettivamente. Abbiamo delle tecniche o delle strategie discrete, anche innovative. Pensiamo ad esempio alla tecnica del maschio sterile, in cui si liberano grandi quantità di maschi sterili che competono poi con i maschi normali per la fecondazione delle femmine. È una buona tecnica, ma può funzionare solo solo in determinati contesti, insomma non funziona sempre. E l'altro aspetto anche è quello degli antagonisti naturali, un'altra via molto interessante, tra l'altro ad impatto teoricamente quasi zero. Purtroppo però anche lì ci sono problemi. Molte specie invasive, esotiche, trovano i loro antagonisti naturali anche negli ambienti di neointroduzione, ma lo trovano dopo anni, quindi ci vogliono 3, 4, 5 o 10 o più anni affinché trovino qualche controllore efficace. E d'altra parte introdurre dai paesi di origine della specie invasiva suoi naturali controllori biologici può essere molto pericoloso, delicato, perché rischiamo di modificare gli equilibri degli ecosistemi di arrivo. Quindi altro discorso sono anche i costi. Per esempio l'eradicazione non è che sia totalmente impossibile, abbiamo visto degli esempi molto belli, pensiamo qua vicino all'isola di Zannone, quindi che fa parte del Parco Nazionale del Circeo. È stato eradicato completamente il ratto nero, che era una delle minacce principali, anzi forse la minaccia principale per la sopravvivenza delle colonie locali di Berta Minore. Però i costi sono alti e ovviamente poi se si dovesse ricomparire accidentalmente si dovrebbe ricominciare da capo. Quindi i problemi indubbiamente sono grossi. E d'altra parte abbiamo anche discorsi sulla non facile applicabilità di alcuni processi di eradicazione. Se parliamo di vertebrati abbiamo il caso emblematico in Italia, lo conosciamo tutti, insomma, dello scoiattolo grigio, altra specie nordamericana, sempre dal Nord America infatti arrivano spesso molte delle specie più pericolose per noi. Lo scoiattolo grigio americano, c'è stato un progetto di eradicazione che ha trovato una fortissima opposizione da parte degli animalisti per motivi che sono emotivamente comprensibili, indubbiamente, perché è bello vedere uno scoiattolo grigio negli occhi, è un animale bellissimo, però è un animale che sta escludendo competitivamente, quindi minaccia in maniera pesantissima la sopravvivenza dello scoiattolo rosso autoctono. Quindi è ovvio quale sia la decisione, dobbiamo eliminare lo scoiattolo grigio, ma questo si è scontrato con una realtà animalista che purtroppo è comprensibile emotivamente ma scientificamente inaccettabile e dobbiamo probabilmente superare anche questi aspetti. E d'altra parte anche progetti UE interi sono stati dedicati alla tentativi di eradicazione, nella maggior parte dei casi non hanno avuto grandi successi, quindi sprechi anche di risorse, sprechi di tempo, dobbiamo trovare qualcosa d'altro. Qui bisognerebbe aggiungere un fattore fondamentale, il tempo. E prendiamo adesso in considerazione un'alga, Caulerpa taxifolia, un'alga marina originaria dei mari tropicali. È stata osservata per la prima volta nel Mediterraneo agli inizi degli anni '80, una piccola popolazione di pochi metri quadri. Allora il problema è stato forse sottovalutato. Si pensava che un'alga tipica di acque calde, come nei tropici, non sarebbe mai riuscita a stabilirsi con successo nelle acque più fresche del Mediterraneo. Invece Caulerpa si è espansa a una velocità impressionante. Ha la capacità di riprodursi anche tramite
stoloni e si adatta a diverse condizioni ambientali, diverse condizioni di luce, di temperatura, diversi tipi di substrato. Attualmente caulerpa è presente praticamente in tutto il Mediterraneo e purtroppo entra in competizione con le specie native, in particolare con una pianta endemica del Mediterraneo, Posidonia oceanica, che forma praterie sommerse importantissime per la biodiversità marina. Dopo l'introduzione di una specie esotica, man mano passa il tempo, aumenta l'area invasa, ma diminuiscono le probabilità di un controllo efficace e soprattutto aumentano i costi degli interventi. Se si fossero avviate misure di controllo quando caulerpa era una popolazione relativamente contenuta, forse adesso non sarebbe così presente nelle nostre acque. Sì, poi c'è anche un altro problema, secondo me, che per molti anni, per decenni, è stato probabilmente sottovalutato l'impatto delle specie esotiche, è stato visto come una cosa così, come un disturbo di fondo. In realtà, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ecosistemico, ci stiamo rendendo conto che è una delle più grandi e pesanti minacce alla biodiversità. E questo anche addirittura negli addetti ai lavori c'è stata forse una sottovalutazione, quindi insomma, facciamo carico anche noi probabilmente nel passato di aver sottovalutato il fenomeno e non possiamo più permetterci di sottovalutarlo, decisamente. Infatti la tematica dell'invasione biologica è spesso percepita come un problema minore, nonostante sia considerata dagli organismi più autorevoli una delle principali cause di perdita di biodiversità. Tuttavia in alcuni paesi, in alcune aree molto colpite dall'impatto delle specie esotiche, ci sono alcune accortezze, una maggior sensibilità e per questo ti racconto un'esperienza personale al mio arrivo a Auckland, la capitale della Nuova Zelanda. In aeroporto ai controlli mi vengono prelevati gli scarponi che portavo con me, che sono stati puliti, lavati esternamente, asciugati e poi restituiti senza nessun costo. Non ero consapevole allora che potevo portare specie esotiche potenzialmente pericolose per la biodiversità locale nelle suole, nella terra delle mie scarpe. Il controllo nelle frontiere è fondamentale e questo si tratta solo di un esempio, ma che ci parla dell'importanza cruciale che hanno le misure di prevenzione nella lotta contro la minaccia delle specie esotiche invasive. Sì, e poi c'è un altro fronte, un fronte che riguarda decisamente e direttamente noi ricercatori, che è appunto il mondo della ricerca nel campo della lotta contro le specie esotiche invasive. Abbiamo già citato prima il caso della tecnologia del maschio sterile, che funzionicchia abbastanza. Abbiamo citato il discorso sull'introduzione potenziale degli antagonisti naturali. Ma negli ultimi tempi, negli ultimi anni si è sviluppata o si sta sviluppando una tecnologia assolutamente innovativa che ha delle potenzialità veramente strepitose dal punto di vista teorico, speriamo anche pratico, che è
la strategia dei gene drives. I gene drive sono una strategia accoppiata a una tecnologia innovativa di manipolazione genetica, messa a punto ormai già da una dozzina di anni, che è in grado di manipolare, modificando alcune sequenze lungo il DNA, soprattutto di invertebrati, in particolare di insetti, che consentono ai ricercatori e agli studiosi di indirizzare in una sorta di evoluzione controcorrente queste specie invasive. Quindi una specie esotica invasiva può essere manipolata geneticamente producendo ad esempio dei maschi che non sterili come nel caso della tecnica del maschio sterile, ma dei maschi che invece si riproducono felicemente, trasmettendo però una sequenza modificata di quel gene target, magari accoppiato anche ad altri gene target che hanno funzionalità accessorie. Il risultato qual è? È quella di velocizzare attraverso questa tecnica enormemente la propagazione di quel gene modificato nella progenie. Quindi invece di avere una ripartizione diciamo, del 50%, che è quella mendeliana classica, si arriva nel giro di poche generazioni a una fissazione del carattere modificato, del gene modificato, nel 100% della popolazione. Quando questa modificazione sia legata per esempio a un minore tasso riproduttivo, ecco che quel gene potrà far letteralmente crollare la popolazione all'interno della quale sono stati introdotti questi maschi modificati. È una tecnica estremamente sofisticata, ma ormai ben collaudata, è stata rodata per esempio in vari casi, soprattutto negli Stati Uniti, per combattere ad esempio alcune zanzare che sono vettori importanti di malattie potenzialmente pericolose come chikungunya e come altre analoghe, che hanno portato a buonissimi, direi, successi. Anche un lepidottero, per esempio, è stato utilizzato, su un lepidottero è stata utilizzata questa tecnica con un buon successo, un lepidottero dannoso all'agricoltura. Quindi ci sono delle concrete prospettive che queste tecniche possano essere trasferite in buona parte perlomeno degli insetti, che da soli però notoriamente costituiscono la stragrande maggioranza delle specie esotiche invasive animali. E quindi diciamo, le prospettive ci sono dell'utilizzo di questa tecnica. Quali sono i vantaggi? Beh, è evidente, velocità dei risultati, efficacia dei risultati, costi relativamente bassi se non nella fase di start-up, quindi nella fase di progettazione. Parliamo di fasi che possono durare da 1 anno a 2 o 3 anni, insomma in genere. Sono tecnologie estremamente specie-specifiche, questo è un altro aspetto importante, quindi possono essere applicate specie caso per caso e hanno come target quella specie e non nessun'altra specie. Quindi anche questo è un vantaggio dal punto di vista pratico, quindi non rischiamo di sbagliare bersaglio o di combinare qualche pasticci, se non per combinazioni di fattori piuttosto improbabili. L'altro enorme vantaggio, naturalmente, lo capiamo tutti, è la possibilità, potrebbe esserci la possibilità per queste specie più pericolosamente invasive di sottrarsi dall'uso di insetticidi e altri agenti chimici che ovviamente hanno un ruolo estremamente negativo, e questo è certo, dimostrato. Pensiamo al problema degli impollinatori, delle api distrutti su scala mondiale o diciamo ridotti, le cui popolazioni sono state ridotte in maniera molto significativa grazie all'eccessivo uso di insetticidi e pesticidi. Quindi i vantaggi sono sicuramente enormi. Tra l'altro queste tecniche dei gene drive hanno vari anche altri vantaggi. Sostanzialmente vanno avanti da soli. Vanno avanti in una maniera abbastanza semplice dal punto di vista operativo, cioè si devono introdurre grandi quantità di questi maschi modificati. Questi maschi modificati, come abbiamo detto prima, hanno un'enorme capacità di trasmissione di questi geni modificati alla progenie, fino a occupare l'intera popolazione potenzialmente presente in una determinata area di presenza secondaria. Quindi anche questo aspetto è estremamente significativo, quindi non c'è bisogno di grandi interventi, non c'è bisogno di
continue reimmissioni, continui rafforzamenti. Un aspetto interessante su cui stanno lavorando vari gruppi di ricerca a livello mondiale sono anche aspetti collaterali dei gene drive, quindi non solo l'introduzione di questi alleli che modificano le capacità riproduttive delle singole specie, ma anche delle altre modificazioni che siano in grado di bloccare dopo un certo tempo o attenuare a livello anche di espansione geografica l'effetto di questi geni mutati. E anche questo può essere un sistema di autocontrollo interno della tecnologia, della strategia dei gene drive estremamente importante, e anche questo necessita naturalmente di sperimentazione specie per specie, e quindi c'è tanto da lavorare e tanti investimenti anche da porre in atto per consentire che si arrivi a questi risultati. Quali potenziali rischi? Non lo sappiamo ancora, diciamo che sono molte le ricerche in campo che stanno anche caso per caso studiando le possibili conseguenze dell'utilizzo di questa tecnica. Alcuni ricercatori un pochino magari più perplessi hanno fatto osservazioni del tipo si rischia magari di far estinguere una specie non solo localmente dove è invasiva, magari anche nell'area geografica in cui è autoctona, in cui è originaria la sua presenza, quindi con conseguenze poi sugli ecosistemi naturali di quell'area. Oppure, altra possibilità, non siamo mai certi in natura di quello che può succedere una volta che introduciamo un elemento innovativo come un allele mutato. Possiamo immaginare che ci possono essere anche trasferimenti orizzontali di materiale genetico attraverso ad esempio ibridazioni, e difficilmente questo le possiamo prevedere. Dal punto di vista statistico, vista la tecnica, sono estremamente improbabili questi fenomeni, però purtroppo la natura ci insegna, e l'evoluzione naturale ci insegna, che in natura appunto fenomeni anche estremamente rari, quando hanno tante possibilità di accadere indipendentemente, prima o poi accadono. E quindi è importante sicuramente riuscire a mettere a punto delle tecniche estremamente sicure e estremamente affidabili. Ultimo punto, a sfavore, perlomeno come rischio fondamentalmente improbabile, ma appunto, come vi ho spiegato, possibile, c'è anche il fatto che una volta che una tecnica di questo genere funzionasse o sembrasse funzionare molto bene, potrebbe essere applicata anche a specie autoctone che sono solo moderatamente pericolose o dannose. Quindi è un rischio che poi potrebbe aumentare un pochino la platea delle specie target, e questo potrebbe ulteriormente complicare il quadro del sistema. Per le piante dovremmo trovare alternative probabilmente altrettanto promettenti, perché fanno ricorso molte specie esotiche alla riproduzione vegetativa molto efficace, come per esempio in Caulerpa o in Carpobrotus che abbiamo precedentemente nominato. Tuttavia penso che mai la tecnologia può risolvere tutti i problemi, neanche ce l'aspettiamo. Abbiamo capito che la dinamica delle specie esotiche è molto complessa e soprattutto si inquadra in un mondo fortemente interconnesso. Sappiamo che il Mediterraneo è sempre stato un grande porto di mare. Nuove specie sono sempre arrivate e continueranno ad arrivare. Gli antichi romani sono stati grandi trasportatori di specie da una parte all'altra dell'impero, e tante scambi sono avvenuti anche prima di loro.
Il fico d'India, una specie di antica introduzione d'origine americano, oramai è già considerata da molti parte del paesaggio nostrano. Il problema è che sicuramente la velocità di introduzione era molto inferiore in passato, a un ritmo che probabilmente i nostri ecosistemi riuscivano ad assorbire. Ecco, forse un obiettivo realistico che ci possiamo dare è quello di tornare a un tasso di introduzione più sostenibile e per questo dobbiamo sicuramente aumentare i nostri investimenti in ricerca, dobbiamo aumentare i nostri sforzi nella prevenzione e anche nella gestione di animali e piante esotici invasive. E per raggiungerlo dobbiamo partire il più presto possibile. Una delle osservazioni che possiamo fare a proposito di queste nuove tecniche, in particolare ad esempio la strategia dei Gene Drive, è che sicuramente, visto che c'è tanta ricerca da fare ancora, tanta sperimentazione di base, prima di poterli utilizzare con assoluta tranquillità, tutto questo ci dice che probabilmente dobbiamo sbrigarci. Quindi abbiamo l'assoluta necessità di partire al più presto possibile per la sperimentazione di queste tecniche, prima in laboratorio e poi sul campo, ottenute le necessarie autorizzazioni, però dobbiamo fare presto perché i tempi e soprattutto la velocizzazione dei tempi di arrivo continui, ne abbiamo parlato prima, delle specie esotiche, sta veramente mettendo in crisi i nostri ecosistemi, quindi dobbiamo sbrigarci, e non solo gli ecosistemi, anche gli ecosistemi antropici, pensiamo agli agroecosistemi, pensiamo a tutto quello che è la filiera agroalimentare che gira intorno anche a questi aspetti. E quindi ci sono in ballo interessi anche economici di miliardi di euro. È uscito pochi mesi fa, per conto del CNRS francese, un articolo impressionante proprio sulla quantificazione economica dei danni da specie invasive. Sono cifre stratosferiche che sorpassano i PIL di molti paesi. Quindi credo che la necessità di sbrigarsi, di fare presto, di partire con le ricerche sia uno dei punti veramente fondamentali.